Come capita sovente, anche questo video comincia con una piccola disavventura di un cliente fortunatamente risolta. Mi chiama circa un mesetto fa dicendomi che ha smarrito la password di accesso a Windows. Le ha provate tutte e questa password proprio non vuol saperne di saltare fuori. Facciamo 2 o 3 tentativi di rito e appuriamo che questa password proprio non si trova. Allora gli dico: perché non utilizzi Hirens Boot CD, che se ben ricordi ti ho presentato proprio all'inizio dell'avventura di questo canale. E lui ammette con un filino di imbarazzo di non essere mai riuscito ad utilizzare bene Hirens Boot CD, da un lato per colpa mia, perché non mi sono mai premurato di fare dei video di approfondimento, e dall'altro perché si tratta di un programma che è quantunque validissimo e abbastanza articolato e complesso da utilizzare per un neofita. E mi chiede se c'è un metodo alternativo. E certo che c'è un metodo alternativo, un sistema estremamente semplice da utilizzare per recuperare tutte le password di accesso a Windows. Andiamo a vederlo insieme. Ti senti pronto? Iniziamo! Prima di gettarci nella mischia e andarci a procurare il programma che ci servirà per fare questa magia, ti avviso che avremo bisogno anche di un pendrive come questo. Le dimensioni non sono particolarmente importanti, dato che il file ISO che andremo a metterci su è davvero estremamente piccolo. Quindi direi che un pendrive da 4 GB in su fa già benissimo. Ed ora andiamo a prendere il programmino che ci serve. Per farlo apriamo il nostro browser e nel motore di ricerca andiamo a digitare, come sempre, Gentiluomo Digitale. Effettuiamo la nostra ricerca e il primo risultato, quello relativo al dominio www.gentiluomodigitale.it, sarà quello che ci interessa. Facciamoci clic su e nella pagina che si aprirà ci porteremo subito nella sezione Downloads del sito. Scendiamo un pochino più in basso nella pagina fino ad individuare questo programma, LazySoft Password Recovery. Facciamo clic sul grosso pulsante azzurro per scaricarlo. Ecco fatto, il programma si trova sulla nostra macchina. A questo punto possiamo semplicemente fare clic su Apri file oppure doppio clic nel caso in cui tu utilizzi Google Chrome per aprire la cartella compressa che lo contiene. Ora chiudiamo la finestra del browser e facciamo doppio clic sull'unico file presente nella cartella per installare questo programma. Accettiamo che vengano apportate modifiche al dispositivo cliccando sul pulsante Sì, e nella finestra di installazione lasceremo la lingua inglese. Purtroppo non c'è l'italiano, ma come vedrai a breve questo non è assolutamente un problema. Clicchiamo sul pulsante OK per proseguire e andiamo a spuntare la voce relativa all'accettazione dell'accordo di licenza del programma, per poi cliccare sul pulsante Next. Lasciamo il percorso di installazione esattamente così com'è e clicchiamo ancora su Next. Allo stesso modo lasciamo intatto il nome del programma e clicchiamo su Next e quindi sul pulsante Install. Aspettiamo solo alcuni secondi che il programma venga installato sul nostro computer. Ecco fatto. Possiamo lasciare spuntato Launch Application in modo da lanciarla automaticamente e cliccare sul pulsante Finish per chiudere la procedura guidata. Chiudiamo anche la cartella compressa retrostante che non ci serve più e ci troviamo nella finestra principale del programma. A questo punto, prima di procedere, avremo bisogno di inserire il nostro pendrive. Ecco fatto. Cliccheremo a questo punto sul grosso pulsante in alto che dice Burn CD USB Disk, questo qui. Nella finestra che si apre lasciamo tutto quanto esattamente come si trova e andiamo a cliccare sul pulsante Next.
Fatto questo, clicchiamo sulla voce USB flash e assicuriamoci che il nome dell'unità USB sia esattamente quella che vogliamo utilizzare, perché, attenzione, qualsiasi altra unità che andiamo a selezionare verrà cancellata e tutti i dati saranno compromessi irrimediabilmente. Dopo essercene accertati, cliccheremo sul pulsante Start e sarà lo stesso programma a ricordarci che tutti i dati contenuti sulla chiavetta che abbiamo selezionato verranno cancellati. Clicchiamo Yes per procedere ed aspettiamo alcuni minuti la creazione del supporto USB. Ok, la procedura è terminata, quindi possiamo cliccare sul pulsante Finish per chiudere la finestra e possiamo chiudere anche l'altra finestra di Lacesoft Recovery Suite. Per andare a testare l'efficacia del nostro pendrive appena creato, andiamo a mettere una password in Windows. Ecco fatto, vediamo se la password ci viene richiesta effettivamente all'avvio del computer. Proviamo ad entrare e se digitiamo qualche cosa di non corretto, il computer non consente l'accesso. Attenzione, a questo punto le operazioni che dovrai fare sono queste. 1. Inserisci il pendrive in una porta USB del computer su cui vuoi sbloccare la password. 2. Avvia il computer ed entra subito nel BIOS. Solitamente nel BIOS si entra premendo un tasto. Il tasto può essere Canc, F2, F10, ma questo purtroppo dipende dalla macchina. È una procedura che, essendo diversa da macchina a macchina, non posso mostrarti. Quando sarai nel BIOS dovrai andare a cercare la sequenza di avvio e impostare il pendrive USB come primo dispositivo di avvio del tuo computer. Quando lo riavvierai, il risultato sarà questo. Premi subito un tasto quando vedi questa schermata. A questo punto seleziona la voce Lacesoft Live CD e premi Invio sulla tua tastiera. Attendi il caricamento di Windows e verrai catapultato in questa schermata, in cui ti verrà proposto appunto il Password Recovery. Clicchiamo su questa icona in basso a destra e scegliamo la voce Reset Windows Password. Clicchiamo sul pulsante Next e confermiamo cliccando su Yes di non essere degli utilizzatori commerciali. Se sul nostro computer sono installati più sistemi operativi, scegliamo quello giusto. Nel mio caso c'è solo Windows 11. Lasciamo impostata la voce Reset Local Password e clicchiamo su Next. Ci verrà mostrato un elenco degli utenti del computer. Il mio utente si chiama Vito, quindi vado a selezionarlo e a questo punto clicco nuovamente sul pulsante Next. Clicchiamo sul grosso pulsante circolare Reset/Unlock. Veniamo informati che la password è stata resettata con successo, quindi clicchiamo su OK e clicchiamo sul pulsante Finish per chiudere la schermata. A questo punto clicchiamo sul pulsante Reboot per riavviare il nostro computer. Ed ecco che al riavvio entreremo senza bisogno di digitare alcuna password. Bello, no? Non so se hai notato che ultimamente mi stanno piacendo tanto i video flash, quei video di 2-3 minuti che realizzo nel corso della settimana che mi consentono di affrontare rapidamente tanti argomenti che sono venuti fuori nel forum o di cui avrei voluto parlare ma che non giustificavano la realizzazione di un video intero.
A proposito di questi video flash, tempo fa ne ho fatto uno che contiene le istruzioni per creare un file da mettere sul desktop che consente l'ingresso nel BIOS. Non te ne ho parlato nel corso di questo video perché purtroppo, se non riusciamo ad entrare nel computer, ovviamente non potremo utilizzare neanche quel file, ma se avessi bisogno di dargli un'occhiata ti metto il suo link qui in alto in descrizione. E parliamo invece della community. Quest'oggi voglio ringraziare assolutamente Paolo, Francesco Lucci e Silvano Daniele per essersi abbonati al canale, e un altro ringraziamento va ad Alessandro Olmo per il suo super grazie. Vi ringrazio tutti quanti e sarà magari la volta buona che utilizzo come sempre per la community questi soldi per acquistare una webcam, chissà che un giorno non riusciamo anche a vederci a fuoco. E detto questo ti invito a controllare quotidianamente la sezione community del nostro canale e a visitare per qualsiasi dubbio o suggerimento il forum all'indirizzo www.gentiluomodigitale.it. Ma come sempre, prima di concludere, l'ultimo ringraziamento è rivolto proprio a te, che mi hai tenuto compagnia durante questo video e lo hai fatto fino a questo punto, e anche questo è sicuramente un modo per aiutare la community a crescere. E detto questo mi fermo, ma non prima di averti salutato e dato appuntamento, come sempre, alla prossima!